C'è chi in viaggio di nozze va in capo al mondo e chi si sposa d'inverno proprio per poter vedere un angolo del proprio paese in cui non ha mai messo piede prima, senza turismo di massa, senza gli alti costi dei periodi estivi e in tranquillità. Questo è il recap del nostro viaggio di nozze effettuato a gennaio 2025, in macchina partendo da Parma e attraversando diverse regioni del centro-sud Italia. Così potrete avere un assaggio di Teramo in Abruzzo. La nostra prima tappa, il 12 gennaio, può sembrare forse un po' sottotono, ma in realtà abbiamo voluto visitare un bellissimo esempio di chiesa medievale italiana. Questa cattedrale infatti si trova nella piazza principale ed è dotata di ben 2 facciate. La città non si esaurisce solo lì però, così dopo esserci ristorati nella magica, ampia piazza con un caffè, siamo andati a mangiare proprio a Teramo gli arrosticini. Ne avete sentito parlare? Fatecelo sapere nei commenti. La notte stessa siamo poi approdati a Chieti, dove abbiamo alloggiato per 3 giorni per visitare altre zone dell'Abruzzo. Come al solito non abbiamo neanche fatto in tempo ad arrivare, che abbiamo già messo in disordine la nostra stanza. Proprio Chieti andiamo a visitare il 13 gennaio. Qui vediamo la splendida cattedrale, dove stranamente la cripta è molto più bella e suggestiva della cattedrale stessa, e passeggiamo per Corso Marrucino, la via principale. Ci sono molte altre chiese da vedere, qui vi mostriamo un mix, e la villa comunale dove ci rilassiamo un attimo, ci ripariamo dal freddo pungente e ricarichiamo le batterie nostre e degli orpelli tecnologici. In Abruzzo diamo un'occhiata a Lanciano, ma ci colpiscono l'Aquila, con purtroppo le sue rovine del terremoto, e Sulmona, un bellissimo paesino in un paesaggio ancora più bello. Mangiamo a Chieti per 2 sere provando le delizie della saporita cucina abruzzese. Il 15 gennaio sera partiamo e arriviamo a Trani in Puglia, dove alloggeremo per 3 notti. Ne approfittiamo per vedere il giorno dopo Trani, in particolare la Basilica, il castello che tuttavia all'interno è un po' spoglio, tranne una mostra di quadri, ed ecco il mare. Il giorno dopo andiamo a Castel del Monte. Se il nome non vi dice nulla, sappiate che è il castello raffigurato sulle monete da 1 centesimo. Ma ne esistono ancora? Il castello è davvero molto bello da fuori, ma dentro una delusione. Personalmente non consiglieremo di spendere 10 euro di biglietto per la visita. Passiamo poi da Cerignola, piccolo paese in provincia di Foggia, dietro invito di un altro youtuber nonché nostro assiduo spettatore. Visitiamo così il panificio di Michele Di Lorenzo Official, che ci porta a visitare da fuori alcuni monumenti, tra cui il terzo duomo più grande d'Italia, le fosse granaie e alcuni reperti romani. Possiamo dire che sebbene Cerignola non goda di buona fama, noi abbiamo trovato una persona molto gentile. Il giorno dopo è dedicato interamente alla visita di Bari, ai suoi vicoli, alle sue orecchiette. Rimaniamo colpiti dalla cattedrale di San Sabino e dalla chiesa di San Nicola. Visitiamo anche il castello che, sebbene all'interno sia spoglio, ha degli allestimenti interessanti. A Trani mangiamo per 2 volte nella stessa trattoria. Ecco le famose orecchiette. Dopo 3 notti a Trani ci spostiamo a Matera, dove restiamo altrettante notti. Matera ci servirà come base per visitare Gravina e poi anche Altamura, dove siamo stati a cena e poi in giro con amici di Anna che ci hanno fatto vedere i vicoli e i claustri di Altamura. Dedichiamo una giornata intera a vedere Matera e i famosi sassi. Guardate che belli! E già scendiamo. Esploriamo i vicoli e le suggestive chiese rupestri. Guardate che dislivello! I sassi sono interessanti di giorno, ma decisamente più incantevoli di notte. Non sembra un presepe? La nostra tappa successiva è Pompei, dove rimaniamo per ben 5 notti. Dopo esserci lamentati e aver cambiato stanza d'albergo perché è troppo piccola, andiamo a mangiare una pizza. Usiamo Pompei come base per visitare gli scavi. Il primo giorno visitiamo le rovine, ma siamo senza guida, il sito è purtroppo estremamente disorganizzato, non è chiaro che percorso fare, né ci sono percorsi consigliati sulla confusa mappa che ci forniscono all'ingresso. Insomma, una giornata intera alle rovine in cui abbiamo camminato tantissimo e visto soltanto una percentuale di ciò che avremmo dovuto. Incluso nel nostro biglietto di 26 euro a persona, il giorno successivo abbiamo visitato le ville di Bosco Reale, Oplontis, Villa Arianna, Villa San Marco e il Museo di Stabia. Siamo stati scorrazzati in giro da un efficiente servizio di pulmini con autisti super gentili e disponibili, dove, data la bassa stagione, eravamo quasi gli unici clienti. Gli scavi sono molto più popolari dei siti esterni e proprio negli scavi infatti abbiamo sentito parlare lingue di tutto il mondo, incluso il coreano e il giapponese. Il terzo giorno a Pompei è stato usato per pagare nuovamente il biglietto e vedere il resto degli scavi, tra cui la Villa dei Misteri, il Foro e molto altro di cui vi mostriamo un assaggio. Per la terza volta a cena andiamo in pizzeria, d'altra parte siamo in provincia di Napoli. Il quarto giorno eravamo indecisi se andare a Napoli, ma poi abbiamo optato per Salerno, decidendo di visitare Napoli in un altro viaggio dedicato. Salerno ci è piaciuta tra vicoli, cattedrale e lungomare.
Purtroppo a Salerno abbiamo avuto un piccolo problema con l'alzacristalli elettrico dell'automobile. Essendo sabato pomeriggio era impossibile trovare un meccanico, quindi abbiamo rattoppato con il plexiglass e scotch, dichiarando la macchina ufficialmente auto da abusivi. Torniamo quindi a Pompei, dove per la prima volta non mangiamo pizza. Dopo la quinta notte partiamo da Pompei e arriviamo alla Reggia di Caserta. Parcheggiamo nell'ottimo parcheggio dove occorre pagare la protezione, poi la visita nella Reggia ci prende l'intera giornata, tra il parco, il giardino inglese, il teatro e soprattutto le splendide sale interne. Purtroppo il cattivo gusto dilaga anche qui. Secondo noi infatti non ha senso mescolare questa obbrobriosa arte moderna alle bellezze dei tempi andati. La nostra ultima tappa è Frosinone, nel Lazio, dove arriviamo la notte stessa. Scendiamo in hotel per stanchezza, poi il giorno dopo lo usiamo per visitare Frosinone, che però vale fin lì. Così giriamo i paesini della Valle del Liri, Arpino, Boville e Sora. Sora ci è rimasta nel cuore. Stavolta ceniamo a Frosinone in un ristorante tipico con cibo locale. Ecco un assaggio. Speriamo che questo trailer vi sia piaciuto e iscrivetevi al canale per vedere in dettaglio le diverse destinazioni. Video più specifici e dettagliati usciranno nelle prossime settimane. Noi intanto siamo tornati dal nostro gatto che ci ha fatto tante fusa. E voi non vorreste che tornando a casa vi aspettasse un micio così? A presto!